Ciao ragazzi, benvenuti a Ghana for Good. Quest'altra puntata continueremo a parlare di proprietà, di terra e di come acquistare un terreno. L'altra volta abbiamo parlato, nell'altra precedente puntata, abbiamo parlato dei tipi di terra e del tipo di interesse che si può avere sulla terra in Ghana. Oggi parleremo di un'altra fase che secondo me è quella probabilmente più importante. È proprio in questa fase che solitamente avvengono i problemi. Cioè se si evita di fare questa fase che in inglese chiamano due diligence, quindi la verifica che tutte le carte, tutti i documenti siano a posto, si rischia di incappare in uno di quelli che più grossi truffe che ci sono qua in Ghana, che è proprio la truffa della terra. Spesso viene venduta terra senza averne la reale proprietà, spesso viene venduta terra contemporaneamente a più persone e questo avviene perché la gente non fa i dovuti controlli. Allora, le verifiche da fare sono essenzialmente, i passaggi da fare sono essenzialmente tre passaggi. Nel primo passaggio si va a verificare la persona che ci sta vedendo la Terra. Nel secondo passaggio si verificherà la Terra stessa a livello documentale. Nel terzo passaggio è andare a verificare fisicamente la Terra. Quindi partiamo dal primo passaggio, andare a verificare chi ci sta vedendo la Terra e se ha la proprietà per potercela vendere. Quindi prima di tutto come si fa a sapere chi è quella persona che ci sta vendendo la Terra? Richiedendo i documenti di identità. Io consiglio di richiedere almeno 2 documenti di identità, non solamente uno, e possibilmente uno dei 2 che sia la patente. Perché la patente? Perché la patente è più facile da essere verificata presso il DVLA, quella che sarebbe la motorizzazione qui in Ghana. Si può andare e richiedere la verifica di una patente e sapere se quella patente è valida e se la persona corrisponde a quella scritta sul documento. Quindi, primo passaggio, verificare che la persona che ci sta vendendo la terra, ovviamente se non la si conosce. Secondo passaggio, verificare che sia la persona veramente intitolata a possedere la terra. Quindi, se, come abbiamo detto nella volta precedente, la terra appartiene a uno stool, dobbiamo essere sicuri che questa persona abbia un documento che qua viene definito come un power of attorney o che sia che dia la possibilità di operare per conto dello stool o che sia direttamente il chief, quindi il re di quello stool, di quella terra. Quindi questo è fondamentale. Verificato che la persona, i documenti di identità sono corretti e che la persona è veramente la proprietaria del terreno, cioè, o comunque mi ha fornito un documento che io poi andrò a verificare, vedremo come. Di solito quello che mi viene dato per fare la verifica è una carta di questo tipo, è quello che viene chiamato in Italia una planimetria catastale, che è un documento di questo tipo qui, eh, come questo, dove ci sono indicate le coordinate del terreno, il nome del proprietario, questa è una terra mia, il nome del proprietario, questo documento ci servirà per poter andare a fare le verifiche del caso. Allora, il secondo passaggio, dopo aver verificato la persona, è verificare la documentazione relativa alla terra, quindi i documenti di proprietà che mi sono dati, verificare che effettivamente siano genuini. Per fare questo tipo di verifica, che è estremamente importante da fare, secondo me, per evitare di incappare in problemi futuri, bisogna passare attraverso due enti, io consiglio di verificare. Il primo è la Land Commission, che potremmo paragonare al nostro ufficio del catasto, diciamo in Italia. Il secondo è l'ufficio tecnico della municipalità all'interno del quale il terreno è situato. Vi spiegherò anche perché. Allora, presso la Land Commission, di solito alla Land Commission si fa riferimento alla Land Commission, all'ufficio della Land Commission,
del capoluogo di regione all'interno del quale il terreno si trova. Per cui se è un terreno ad Accra o a Tema si andrà qui ad Accra, se un terreno è a Konongo si andrà a Kumasi, eccetera. Alla Land Commission si va presso un ufficio chiamato Customer Service and Access Unit e si fa richiesta per un modulo in cui si fa proprio richiesta in questo modulo si fa la richiesta di verifica di un terreno. Si portano una copia doppia del certificato catastale, si riempie questo modulo e si paga una fee. In questo modulo io consiglio di far fare 3 tipi di verifiche all'interno della Land Commission. La prima verifica è presso il Public and Vested Land Management Division, quindi è la divisione della Land Commission che controlla se la terra alla quale voglio comprare, la terra che voglio comprare, rientra all'interno di una terra dello Stato. Per cui già se nel momento in cui mi accorgo che quella terra fa parte di una terra dello Stato, nessun cittadino potrebbe venirmela a vendere, quindi potrebbe essere già diciamo, un problema. E poi ricordiamoci che come abbiamo detto prima, solamente cittadini ghanesi possono acquistare la terra governativa, terra dello Stato. Il secondo tipo di verifica fatto alla Land Commission è fatto presso il Survey and Mapping Division. Adesso la Survey and Mapping Division si fa un tipo di verifica per capire se durante questo periodo c'è qualche altro in corso, qualche altro vendita. Quindi ci dirà, questo tipo di verifica ci dice se è in corso un altro tipo di vendita al momento. Questo per evitare il fatto che spesso capita che un terreno venga venduto contemporaneamente a più persone. E poi il più importante, la verifica più importante è quella presso il Land Registration Division, quindi proprio il catasto vero e proprio, per verificare se prima di tutto la planimetria catastale che ci è stata data è reale, è corretta. E secondo, molto importante anche, se il nome della terra è quello corretto e quindi la proprietà è corretta. E poi se sulla Terra ci sono, per esempio, ci potrebbe essere un problema giudiziario sulla Terra, ci potrebbe essere un mortgage, ci potrebbe essere un debito che blocca le cose, ci potrebbero essere tanti tipi di problematiche. Questo verifica ci dirà, alla fine ci diranno tutto questo tipo di problemi, ci dirà uno storico con tutti i problemi che se eventualmente ci sono sulla Terra. Se dovessimo riscontrare problemi, conviene evitare quindi di procedere successivamente al successivo passaggio. L'altro ufficio, l'altra verifica che consiglio di fare è presso l'ufficio tecnico della municipalità dell'area del terreno in cui si trova. Perché? Perché ci potrebbe essere su quella terra, su quell'immobile, ci potrebbe essere già dei piani di sviluppo, quello che noi chiameremo in Italia un piano regolatore, che qui non regola tanto, ma regola lo sviluppo futuro delle aree, per cui ci potrebbe essere su un determinato terreno, per esempio, il futuro, la volontà del legislatore o della municipalità di utilizzarlo per fare una strada, e quindi potrebbe essere un problema. Quindi è anche bene fare questo tipo di verifica per evitare di scoprire cose negative nel futuro. L'ultimo tipo di verifica che va fatta, che consiglio di fare, ovviamente è quella sul posto, di andare sul posto possibilmente con un surveyor, quindi un geometra qualificato o con un tecnico qualificato, un ingegnere, prima di tutto per verificare se le coordinate date nel catastale, quindi la posizione del terreno, combacia con quello che realmente ci viene detto essere sul posto, e poi se ci sono delle altre problematiche che stanno sull'area e che non possono essere verificate da documenti. Quindi per esempio l'orografia del terreno, se ci sono un problema grandissimo che c'è qua in Ghana è quello che chiamati dei flooding, quindi degli allagamenti,
Le piogge qua sono molto forti, soprattutto nel periodo delle piogge. In alcune aree urbane o semiurbane il sistema di drenaggio ancora non è molto efficiente e quindi potrebbe esserci dei seri problemi durante i periodi di piogge di flooding, quindi è una cosa che bisogna attenzionare. Quindi aree depresse, tutto questo tipo di cose, un tecnico sa cosa guardare, se uno non è tecnico si può affidare a qualcuno. Un altro consiglio che do è di chiedere ai vicini. A me nel passato è successo che quando volevo comprare un terreno, chiedendo semplicemente al vicino, ho scoperto che proprio il vicino stesso aveva un caso in corte con quella persona per la proprietà del terreno, quindi ho evitato di comprarlo, di infilarmi un problema. Un'altra cosa che consiglio è che qui in Ghana, soprattutto nelle proprietà urbane o vicino all'urbanizzato, quasi mai una proprietà è vuota, c'è sempre una persona che ci vive dentro, quello che solitamente viene chiamato qui caretaker. Spesso potrebbe essere utile anche parlare con un caretaker per sapere la storia del terreno, comunque capire in qualche modo informazioni utili. Quindi questo consiglio anche di ritornare più volte sulla terra, anche senza la proprietà, e fare le proprie investigazioni. Ora, questo pacchetto di ricerche che va fatto, secondo me, aiuta a evitare di ritrovarsi ogni tipo di problema nel futuro, oppure di ritrovarsi in una di quelle truffe che poi si perdono i soldi. Spero che vi sia stato utile quello che ho detto, vi ringrazio per avermi seguito, ci vediamo alla prossima puntata. Nella prossima puntata parleremo sempre di terra e parleremo dell'ultimo step finale, quindi della presa di possesso del terreno e del documento di trasferimento della terra vera e propria. Iscrivetevi al canale, ciao a tutti.